tutti, bentornati e bentrovati qui sul mio canale YouTube. Oggi è sabato e quindi affrontiamo un nuovo allenamento. Gli allenamenti precedenti, i 4 allenamenti precedenti, sono stati incentrati per lo più su un metodo molto simile al Pilates, quindi abbiamo lavorato tantissimo sull'allungamento, anche un pochino sul potenziamento, però per di più ci siamo concentrati sulla flessibilità e sul rimettere a modo un pochino il corpo. Oggi quindi desidero affrontare un altro aspetto dell'allenamento ed è proprio quello del potenziamento, quindi faremo un allenamento più simile al fitness funzionale. Le chiacchiere lasciamole alla fine, iniziamo subito ad allenarci. Iniziamo subito, però prima di cominciare vi do delle indicazioni. Sicuramente vi servirà un cronometro, va benissimo anche quello del cellulare. L'allenamento durerà 13 minuti perché affronteremo 13 esercizi e ogni esercizio lo ripeteremo per 1 minuto. Quindi allo scattare del secondo e poi il terzo e il quarto minuto e via dicendo, cambieremo man mano esercizio. Sarà breve ma intenso, quindi mi raccomando non mollate. Io questo allenamento lo farò dall'inizio alla fine insieme a voi. Siete pronti? Partiamo! Quindi iniziamo subito, vi ricordo sempre che un tappetino vi farà comodo, qualora non lo abbiate potete trovarlo in descrizione così potete acquistarlo. Il mio oggi me l'ha rubato mio figlio, quindi sarò costretta a fare senza. Parto subito con il cronometro, lo appoggio un attimo a terra e poi lo faccio partire e iniziamo subito con il primo esercizio. Pronti? Via, jumping jacks! Respirate e questo esercizio ci permetterà di scaldarci. Nel frattempo respiriamo. Siamo quasi a circa metà tempo. Mi raccomando, respirate. Respirate, ancora. Ci siamo, ultimi secondi. Cambio, plank. Mi posiziono con le mani all'altezza delle spalle. Vi ricordo di stringere i glutei, di stringere i quadricipiti, di stringere gli adduttori. Tengo bene con l'addome e respiro. Sarà faticoso, ma sarà molto efficace questo allenamento per la resistenza e per il potenziamento. Respiro. Mancano ancora pochi secondi. E dopo ci prepariamo per gli squat. Respirate, ricordatevi di non andare in apnea. Siamo pronti per gli squat. Porto le braccia in alto e vado in accosciata completa. Spingo sui talloni, ginocchia puntano verso l'esterno. Ora ci tengo a dire questa cosa. È chiaro che ognuno durante il minuto dovrà eseguire l'esercizio con i propri tempi. Quindi se vi sentite di rallentare un pochino, quindi di eseguire l'esercizio in maniera un pochino più lenta, fatelo con i vostri tempi. L'importante è che coprite l'intero minuto. 4, forza che manca poco, e poi ultimi 7 secondi e poi siamo pronti per i crunch. Via, mi raccomando, ci sediamo, crunch con i gomiti belli aperti e con la testa vado verso il soffitto, verso l'alto. Se posso, punto i piedi, sto sulle mezze punte.
verso il soffitto, respirate, sotto sforzo butto fuori l'aria. Ancora qualche secondo. Con i vostri tempi, gomiti belli aperti. Cambio. Vado a fare plank scalatore. Quindi porto le ginocchia al petto. Se ve la sentite potete anche un pochino accelerare. E poi magari, per recuperare un pochino, rallento di nuovo. Respirate. Non andate in apnea. Ancora qualche secondo. E siamo pronti per gli squat jumping. Via! Jumping squat. Respiro e riparto. Su! Mi raccomando, con i vostri tempi. Lo so che è dura, è faticoso. Proiettiamoci verso l'alto. Aiutiamoci spingendo indietro con le braccia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Timer. Continuo. Scusate se è bloccato il timer. Ok. Su. Ancora. Respiro. E come vedete non sono un cyborg. Quindi anche io sto veramente faticando tanto, lo ammetto. E cambio, affondi. Mi prendo qualche secondo per respirare e inizio. È veramente tosta, commento in diretta con voi, però è un allenamento che dà grandi risultati e dà grande soddisfazione. Ok, ultimi secondi. Respiro. Mio figlio mi prende in giro. E ancora cambio. Piegamenti. Rifacciamo con le ginocchia piegate. Respiro e parto. Su. Ultimi 30 secondi, non mollate. Ancora. Come vedete la fatica c'è ed è tangibile anche per me, quindi vi capisco perfettamente. Quando vi dico questo percorso lo stiamo facendo insieme, non nego, cioè non fingo e non nego che è veramente faticoso. Ok, terminati i nostri piegamenti, andiamo a fare gli addominali da seduta. Addominali da seduta sono questi, che ci aiuteranno tantissimo per, ad esempio, rinforzare tutta la parte bassa dell'addome e saranno fondamentali per la riuscita delle nostre inversioni agli attrezzi.
io mi rivolgo sempre a chi fa aerea, però in realtà è utile anche per chi magari fa pole dance, quindi per raggiungere prima l'inversione, per chi ancora non l'ha raggiunta. Ancora pochi secondi, ginocchia verso il petto, estendo, ginocchia al petto, estendo, ginocchia al petto, estendo. Sotto sforzo, espirate. Ok, glutei. Partiamo con la gamba sinistra. Ginocchio va verso il soffitto, verso fuori, piede spinge verso il soffitto. Quindi fuori e in alto, fuori e in alto, fuori e in alto, fuori e in alto. Adesso in questi esercizi recuperiamo anche un pochino fiato. Chiaramente è faticoso, però lavoro più a livello locale, a livello di gluteo, anche se comunque devo tenere con l'addome, con i muscoli comunque, però recupero un pochino. E ancora 10 secondi e poi passiamo all'altra gamba, mi raccomando, respirate e spingete. Spingiamo sempre verso l'alto, ginocchio verso il soffitto, punta verso il soffitto, ginocchio e cambio. E espirate sotto sforzo, non andiamo in apnea, mi raccomando. La fatica a questo punto si comincia a far sentire, ma non mollate perché mancano gli ultimi 2 minuti e mezzo di allenamento e abbiamo finito. Forza, 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 non mollate. Respiro e ginocchio verso il soffitto, gamba bella tesa, piede puntato che va verso il soffitto. Sto bene sulle braccia e mi preparo, inizio a prepararmi mentalmente per il prossimo esercizio che sarà il crab, il granchietto. Mi raccomando, non mollate. Fuori l'aria, ultimi 5 secondi, 2, 1 e cambio. Mi preparo per il crab. Seduta, pancia verso il soffitto, mani in questa posizione, tiro su e braccio contrario alla gamba e fuori l'aria. Con il sedere spingo bene verso il soffitto. 5, 6, spostiamo bene il peso da un braccio all'altro prima di staccare la gamba. Mi sposto a destra e stacco, mi sposto a sinistra e stacco, destra, stacco, sinistra, stacco, mi sposto e stacco e spingi bene con il bacino verso il soffitto. Quando stacco gamba, piede va in flex, continuo. E ok, abbiamo finito i nostri crab, facciamo i dorsali. Pancia sotto, piedi bene incollati a terra, gomiti belli aperti e su. E su. Su. 4, 5, 6, 7, 8, ancora, mancano 30 secondi all'incirca e su, forza che ci siamo agli sgoccioli, respirate, non mollate, spingo bene su, con i gomiti belli aperti e vado in alto, ultimi 15 secondi, forza non mollate, 4, fuori l'aria e ancora, 1, 2, 3, 4 e ci siamo! Abbiamo terminato la nostra sessione di allenamento. Bravissimi! Eccoci qua, adesso che abbiamo un pochino ripreso fiato dopo l'allenamento abbastanza molto duro, usiamo molto duro, siamo pronti per scambiare 4 chiacchiere. Innanzitutto vi chiedo com'è andata, come vi siete sentiti
e come avete reagito durante l'allenamento? Siete riusciti a farlo tutto? Come avete visto, io ho avuto non poca difficoltà, perché chiaramente mi rendo conto che è dura, è un allenamento faticoso, soprattutto perché non ha tempi di recupero, quindi penso sia faticoso per chiunque. Lo è molto di più per chi riparte e ricomincia da zero, come sto facendo io e come stanno facendo magari tanti di voi che stanno affrontando questo percorso insieme a me. Ho scelto di cambiare, quindi di provare a fare un test su altri tipi di allenamento, anche un po' per testare i limiti, quindi vedere fino a dove possiamo spingerci, perché non ci dimentichiamo che anche testarci, quindi provare a spremerci un pochino di più, a volte è utile per cercare di capire fino a dove possiamo arrivare e lavorare poi la volta successiva per andare sempre oltre. Quindi questo, penso che arrivati a questo punto, dopo i 4 cicli di allenamento precedenti, era dovuto ed è stato insomma fondamentale e molto utile. Questo chiaramente, fare questo tipo di allenamento ci ha permesso sia di fare un allenamento tosto, diciamolo, chiamiamolo col giusto nome, però anche di comunque ascoltarci e di darci modo durante il minuto. Apposta io vi dicevo, fate l'esercizio con i vostri tempi, quindi non so se fare il jumping squat a un certo punto vi avete sentito il bisogno di fermarvi un attimino, comunque di rallentare lo svolgimento dell'esercizio, avete fatto bene a farlo. È proprio un suggerimento che ci tenevo a darvi e che vi do, nel senso che l'ascoltarsi resta sempre e comunque un aspetto fondamentale dei miei metodi di allenamento, pur testando e cercando di spingerci un pochino oltre. Questo tipo di allenamento è anche utile per chi magari ha già fatto i 4 precedenti allenamenti che ho pubblicato gli scorsi sabati e quindi si trova magari una settimana a non poter coprire tutte e 3 le giornate con l'allenamento che vi ho indicato e quindi decide magari di sostituirlo con questo, perché essendo molto più compatto, molto più concentrato in 13 minuti, chiaramente ci dà la possibilità di allenarci lo stesso ma in minor tempo. È indicato chiaramente anche per chi magari ha terminato tutti quanti i 4 allenamenti precedenti, quindi li ha ripetuti, si è sentito di progredire, di passare al successivo. Quindi a questo punto è iniziato, quindi ha già cominciato questo percorso e vuole magari potenziare e allenarsi in maniera appunto intensa in breve tempo. Chiaramente mi rendo conto che per chi magari è mamma, come lo sono io, per chi è neo mamma, quindi è ancora più complicato, per chi magari si ritrova a far fronte a delle difficoltà, magari perché ha avuto un infortunio, per chi magari si è fermato per tanto tempo e decide adesso di ricominciare a mettersi in forma. Lo so, è dura, vi capisco, avete visto anche la mia fatica durante lo svolgimento di questa sessione di allenamento, però quello che è fondamentale arrivati a questo punto è la costanza, quindi se sarete costanti nel tempo e non mollerete, prima o poi raggiungerete degli ottimi risultati. Io di questo ne sono sicura, quindi mi auguro di continuare questo percorso insieme e vi invito a non mollare, perché tra l'altro affrontarlo insieme aiuta tantissimo anche me, ho una forte motivazione. Prima di salutarvi vi ricordo che questo tipo di insegnamento, questo mio metodo, io lo attuo anche in lezioni in presenza qui a Roma, alla Dance Emotion in via Biccari 15 in zona Torre Angela. Vi invito a raggiungermi, trovate tutte le informazioni in descrizione. Se non vi è possibile raggiungermi in presenza in zona Torre Angela a Roma, in palestra alla Dance Emotion, non vi preoccupate. Andate sul sito www.sarastolfi.com e sulla pagina servizi offerti trovate tutti i servizi che io metto a vostra disposizione, potete scrivermi e in questo modo posso chiaramente fare delle lezioni o in presenza, se magari siete di un'altra zona, o comunque se siete per esempio in un'altra città o magari vi è più comodo l'online, la tecnologia ci viene incontro, quindi possiamo organizzarci per delle lezioni online, private o di gruppo. Per qualsiasi informazione scrivetemi a info@sarastolfi.com, trovate tutte le informazioni in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, mettete subito mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche in tempo reale. Seguitemi sui miei social Instagram, TikTok, Facebook e Telegram
E se non lo avete ancora fatto, correte subito a guardare il mio primo video corso gratuito che vi sarà indispensabile per praticare tutti gli allenamenti che vi propongo alla perfezione, alla lettera. Quindi se non l'avete ancora fatto, guardatelo subito, mi raccomando, trovate tutte le informazioni in descrizione. A questo punto vi saluto, vi ringrazio tanto per esservi allenati con me, io vi aspetto il prossimo sabato per il nostro prossimo allenamento e vi ricordo assolutamente di darmi il vostro feedback e di darmi dei suggerimenti su che cosa volete lavorare. Così mi organizzo con le prossime lezioni, anche se ho già un programma per voi molto bello, quindi rimanete connessi e seguitemi. Ciao!